Ragazzi, guardate che cosa proviamo oggi. Un Audi TT. Now we're standing here at this plain place while I'm giving in and you're reaching out, but I swear it's not that easy, no. It's not. Don't call me liar, then I call you liar, 'cause I'm not a liar, and your friend has said that I want you, but I don't call me liar, then I call you liar, 'cause I'm not a liar, and your friend has said that I want you, but I don't need you, no. But I don't need you, no. Ragazzi, bentornati a tutti su Pit Stop Italia. Oggi siamo qui con Rocco. Non so se vi ricordate, l'abbiamo visto in un video che vi lascio qua sopra, quando abbiamo montato i bushing alla mia auto. Lui è possessore di una fantastica TT S-Line. S-Line interna. La migliore S- Audi TT? No, non è una S-Line. S-Line, no. TT TFSI conviene. No. S-Line interno. Esterno? Esterno solo il paraurti del restyling. Esatto, solo davanti perché tu lo vedi solo dallo specchietto, perché è un'auto lenta. Non penso. In realtà andremo a vedere in questo video che cosa ho montato per farla diventare un pochino più pepata. Andiamo subito dentro a guidarla perché è un'auto che bisogna guidare e non guardare. Ragazzi, siamo finalmente a bordo di questa Audi TT. In realtà il test drive l'abbiamo già fatto, ma non avevo fatto partire la telecamera. Si è divertito, insomma, Sì. senza Sì. telecamera, senza riprese, insomma. Però io sono contento perché posso riprovarla per la seconda volta e la benzina la paghi tu. Non c'è problema. Per gli amici questo ed altro, e soprattutto per Pit Stop Italia. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, non perdetevi questi test drive, ragazzi, perché ovviamente circa una volta al mese ne porteremo uno sul canale. Porterò uno sul canale, e altri video e tutto. Però se voi vi iscrivete è importante, perché per me è importantissimo, a voi non costa nulla, riusciamo a creare una bella community e fatemi sapere nei commenti poi cosa ne pensate di questa macchinina. Ma adesso andiamola a provare. Che è bella calda. Che bella calda! Parliamo delle modifiche di questa macchina, perché siamo su una TT che è un 2200 cavalli, diciamo uno dei motori più conosciuti, più commerciali di questa TT. È lo stesso motore del Golf GTI 5, ovvero il BVA, il 2000 TFSI 200 cavalli, originale. Originale, ma che lavori abbiamo fatto a questa macchinina? Abbiamo sostituito il downpipe, abbiamo messo lo scarico praticamente diretto fino al terminale lasciato originale, come potete sentire. Abbiamo messo un'aspirazione ram air da 90 con filtro a cono in spugna e abbiamo fatto una rimappatura da ben 80 cavalli in più su base 108 anni su 200 cavalli. E si sentono tutti, ragazzi, si sentono tutti. Allora, io ripeto, nel video di prima che dicevo, l'ho già detto, è un'auto spaventosa come coppia, è bellissima come la eroga, perché la eroga in una maniera pazzesca, non si sente praticamente il turbo lag, tu qualsiasi punto schiacci ti dà coppia e devi guidarla con due mani. Assolutamente. Non si guida così, si guida con due mani qua sopra perché tenta di ucciderti. Adesso siamo senza i controlli, quindi non ti taglia la potenza e quando entri in curva, se per sbaglio hai l'unghia della luce più lunga e schiacci l'acceleratore, sei morto. La macchina inizia ad andare via di muso e perdi il culo in un attimo. Sì, no, è veramente ha tanta coppia. Purtroppo abbiamo le gomme invernali, quindi questo non aiuta a livello prestazionale, come abbiamo già detto in passato. Però
È stradivertente, è stradivertente. Ah, una cosa importantissima, la pedaliera. La pedaliera è veramente comoda per come è posizionata, favorisce tantissimo il puntaattacco in maniera naturale e comoda. Ma questo è quello che fa impazzire, ragazzi. È un mostro, è un mostro, ti fa incazzare, ti fa venire voglia di scendere e picchiare qualcuno. Sì, è bella aggressiva. Madonna. Avendo la turbina K03 originale, riempie prima, quindi ha già subito la coppia che cerchiamo. Io, ragazzi, la guido con rispetto, non la conosco bene, non sono un pilota, ma cioè, se si impara a guidarla veramente puoi fare male a tanti. Concorrenza, diciamo. Tanta concorrenza, grazie. Sono talmente... guarda che roba! Occhio alle buche, qua. Ecco, se devo fare un appunto negativo, sicuramente l'impianto frenante, che suppongo sia di serie. Sì, assolutamente. E l'assetto, perché anche quelli di serie manca qualcosina. Cioè, se vuoi spingerti un po' più in là e richiedere qualcosa di più alla macchina non puoi, perché ci sono dei limiti fisici. Ma soprattutto la frenata, a mio avviso, soprattutto come dicevamo prima in pista, se tu volessi schiacciare all'ultimo, avere una bella staccata, non riesci a farlo perché patisce parecchio l'impianto Ci frenante. va uno stacco molto lungo, perché non avendo neanche i tubi in treccia è sottodimensionato come impianto frenante. Secondo me già di l'originale. serie non è, Esatto. non è fantastica. Esatto. C'è in progetto la sostituzione dei Powerflex. Ecco, questo è molto importante. Vi ho lasciato un video qua sopra per capire come si montano, che cosa sono e a cosa servono. Andatelo a vedere, perché noi lo cambieremo anche grazie a quel video molto specifico. E in più ci sarà l'aggiunta un assetto regolabile. Dicevamo, Stefan, tu che stai guardando il video, mi piacerebbe, ditemi anche voi nei commenti, se vi piacerebbe vedere un test di confronto fra questa TT e la grande punto Abarth, che hanno, diciamo, una cavalleria molto simile. Potremmo fare un 100-200, uno 0-100, vedere un po' cosa cambia, ma Certo. l'erogazione che ha questa, devo dirvi che finora forse è la più bella che abbia provato. È sempre pronta a qualsiasi regime, e poi come la spalma, è bellissimo. Fra un po' vi faccio vedere, mi metto in quarta e schiaccio. Ste, preparati. E qua devi tenere, perché sennò vai dritto. Cioè, guarda quando sei su di giri, com'è sensibile l'acceleratore. Schiacci un niente. Vai, butta giù. Mamma mia. Raggiunge i 50 all'ora in niente. I 50 all'ora sono tutti sgommando. Inizia a prendere grip guarda. dai 90 in poi. Freno un po', sono in quarta, a 3100 giri, schiaccio. ma cosa parlo a fare? Ma cosa parlo a fare? Ma ascoltiamo solo queste sensazioni, stiamo zitti. Dobbiamo toglierci il cappello. C'è anche, tra l'altro, il risucchio della turbina che si sente. Devi tenere il volante fortissimo se vuoi andare dove dici tu. Mi fa venire il sorriso, ma contemporaneamente la voglia di picchiare le persone. Ha un'erogazione proprio cattiva. È molto simile a quella dell'Abarth, ma ovviamente cambia, ovviamente, perché sono due macchine diverse, due cilindrate diverse, due motori diversi, ma anche un motore uguale tendenzialmente ha sempre delle piccole differenze. Questa la trovo più pronta, quella di Ste la trovo un po' più progressiva, diciamo, un po' più quasi da aspirato, però con più turbo lag. Nel video di Stefan della sua bellissima grande punto Abarth, lui, come viene spiegato, monta una TD04 HL, che è decisamente più grossa rispetto alla turbina originale, quindi la chiocciola, essendo più grossa, ci mette di più a riempire. Stessa cosa questa, io montassi una K04, sui bassi avremmo meno coppia perché abbiamo il lag del riempimento, ma quando prende non c'è storia su K03. Io la lascerei così questa macchina, così la trovo goduriosa, nel senso
sia per una questione economica, vediamo che si diverte ad accelerare. No, la frenata proprio La non frenata c'è. non c'è. La no. frenata proprio non c'è. Ma anche di serie secondo me deve essere debole. Sì. Peccato, perché l'accelerazione è veramente cattiva. Bella, cioè ti viene voglia di accelerare sempre. C'è una curva, voglio accelerare. C'è un tosso, voglio accelerare, ma non posso. Ah! Che bella! Che bella! Bella! Bella, poi mi piace perché comunque dentro c'è tutto quello che ti serve, è necessario, la radio, il clima, le cose, cioè non c'è nulla di superfluo, di inutile. Controllo della frenata assistita, controllo dell'angolo cieco, È accurata in ogni dettaglio. la corsia, no, non c'è quello che deve esserci una macchina, la radio, il clima, Esatto. i controlli ormai ovviamente ci sono e sono importanti, su questa, ripeto, io li terrei attivi, non come abbiamo fatto noi adesso, e poi c'è lo spoiler, raga, minchia spettacolo. Non so se si vede dalla telecamera, ma superando una certa velocità lui si attiva e si disattiva. Che carino. Ragazzi, il test drive è finito, ci vediamo a casa per la pagella. Vi ricordo che io faccio la pagella, Aia. voi lo sapete, no? Quindi Aia. daremo i voti a questa fantastica auto in base alla sua categoria, quindi motore, assetto, scarico, eccetera, eccetera. Vediamo dove si è posizionata rispetto a tutti gli altri finora. Vediamo se si ferma questo. La gente neanche sa come funzionano le precedenze. E niente, ci vediamo tra poco per la pagella. A bombazza. Ciao amici di Pit-Stop e mi raccomando, Pit-Stop Italia, mettete un like E iscrivetevi. e iscrivetevi. Dovete assolutamente. iscrivervi perché è importantissimo, a voi non costa assolutamente nulla, creiamo una grossa community, siamo già tantissimi, stiamo crescendo in fretta e per questo devo ringraziare tutti voi. Molti di voi che guardano, visto che non sono iscritti, e vi ripeto, ma iscrivetevi ragazzi, è gratis, se lo fate, grazie. Grazie anche da parte mia. Eccoci tornati alla pagella, ragazzi. Innanzitutto voglio fare un grosso ringraziamento a Rocco, il proprietario dell'auto, che ha reso possibile questo video e come lui tutti gli altri che ci sono stati e che ci saranno. Ci tengo anche a specificare che questa pagella che faccio è strettamente personale. I voti che darò non vogliono andare a influenzare positivamente o negativamente auto o aspetti di certe auto. Prendeteli come voti personali che ritengo secondo le mie sensazioni, le mie emozioni. E detto questo, cominciamo subito con i voti. Al motore di quest'auto ho dato un bellissimo 9 perché la spinta è veramente tanta. La potenza, la coppia, l'erogazione, è tutto veramente perfetto. Avrei potuto addirittura dare qualcosina in più, ma mi sono tenuto giusto. Per quanto riguarda il cambio, ho dato un bel 8. È un cambio che regge tantissima coppia, tantissima spinta, non si impunta mai, è bello preciso, piacevole da usare. Ovviamente non è un cambio a livelli super sportivi, ma non è neanche il cambio di un'utilitaria. Si sente che è un cambio molto ben fatto. Quindi complimenti a mamma Audi. Se parliamo invece dell'assetto, qua bisogna essere un pochino più severi. Il voto è 7,5. 7,5 perché è un assetto stock e nonostante questo ha preso, a mio avviso, un ottimo voto. Perché la macchina comunque si comporta molto bene. Ti trasferisce delle belle sensazioni al volante. Certo però manca quella precisione che tanto mi piace. Io preferisco sacrificare un po' di comfort per avere una guida più precisa. Arriviamo adesso invece ai tasti dolenti, i freni. Ragazzi, ai freni ho dovuto dare 5,5. Neanche la sufficienza. Questo perché? Perché la macchina veramente soffre tantissimo in frenata. Come ho già detto nel video, a mio avviso è un impianto frenante addirittura sottodimensionato per la cavalleria di serie. E con questa configurazione, con questa cavalleria aggiunta, sicuramente è addirittura pericoloso. È un impianto frenante che non mi piace, sicuramente sarebbe la prima modifica che andrei a affrontare su questo tipo di mezzo. Per tornare a sorridere, adesso parliamo dello scarico, a cui ho dato un bel 7,5. 7,5 è un voto, diciamo, che sta a metà perché non è un suono fantastico, devo essere sincero, non mi fa impazzire, ma non è neanche un suono strozzato stock di serie che non dà il giusto onore alla macchina. Sicuramente si può far di meglio, come sempre, come su qualsiasi cosa,
e vedremo in futuro se magari ci sarà un upgrade, ma anche così vi devo dire che è un suono corretto, non bellissimo dal punto di vista di sound proprio, neanche di qualità, ha un'intonazione particolare, però sicuramente a livello sonoro è importante. L'ultimo voto, ragazzi, ormai lo sapete, quello a cui do più importanza è quello delle emozioni, e all'emozione di guidare quest'auto ho dato 8,5. 8,5 perché mi ha tanto divertito, soprattutto il motore, la spinta che ha. Ti viene voglia di guidarla per conoscerla meglio, per capire in curva come andare a gestire questo acceleratore veramente sensibile. Poi purtroppo ci sono delle parentesi negative come quella dei freni e un po' l'assetto, ma sono sicuro che il nostro amico andrà a lavorare anche in tal senso. Magari potremo portare sul canale le future modifiche. Ragazzi, questo è di nuovo tutto. Spero vi sia piaciuto il video, spero vi sia interessato e che abbia potuto trasmettervi le emozioni che ho provato alla guida di questo bolide. Vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, non vi costa niente, sono 10 secondi, è completamente gratuito e a me cambia tanto. Questo mi servirà per portarvi video di maggiore qualità ed essere più vicino a voi. Siamo già in tantissimi, se state guardando questo video e non siete ancora iscritti, fatelo immediatamente. E fatemi sapere nei commenti qual è la prima modifica che fareste su questa auto. Come sempre, ci vediamo il prossimo lunedì, qui su Pit Stop Italia.